Ciao a tutti ragazzi, sono Sara la kitesurfista. Come al solito vengo dalla spiaggia o mi sono appena allacciata, scusate, ma qui la season a Tarifa è già abbastanza full, quindi non ne vengo fuori basicamente. E fuori c'è un tramonto meraviglioso che a breve vi faccio vedere. Oggi mi è venuto in mente di fare, a grande richiesta, dopo il video sui motivi per i quali iniziare a fare kitesurf, sugli aspetti negativi, nello specifico 13, sul fatto di iniziare a fare kitesurf, quindi perché non dovreste farlo? Ovviamente per me non ci sono aspetti negativi nel fare kitesurf, ma ho deciso di scavare nella mia esperienza e cercare di dare una risposta a questa domanda. In seguito quindi i 13 motivi per il quale non dovreste iniziare a fare kitesurf. Spero che comunque questo video vi sia utile per capire se il kitesurf fa o no al caso vostro e come e quanto potrebbe cambiare la vostra esistenza una volta che iniziate a farlo. Chi sono io per dirvelo? Sono Sara la kitesurfista, qualcuno mi conosce già, qualcuno forse no, e comunque faccio e disegno kite dal 2013 e da allora ho davvero cambiato vita e ho sempre e solo viaggiato in giro per il mondo, ho lavorato con il kitesurf, ad oggi anche wingfoil, tutti i water sport in generale, mi piacciono tutti, li pratico tutti, uno più uno meno. Mi raccomando, ovviamente iscrivetevi al mio canale se vi interessano questo tipo di contenuti. Ma iniziamo quindi con i 13 aspetti negativi nell'iniziare a fare kitesurf. Quindi, se inizierete a fare kitesurf, numero 1, sappiate che la vostra idea di vacanza cambierà per sempre, inevitabilmente. Sarai sempre in cerca di vento e di posti dove andare a fare kite, perché appunto, come già detto in qualche altro video, è come una droga. Non sarà più una vacanza rilassante, in realtà se eravate abituati a questo tipo di vacanze, ma sarà un tipo di vacanza abbastanza attiva e sempre a caccia del vento. C'è anche da dire che la depre post vacanza sarà molto più pesante di una vacanza normale. Ti dovrai inevitabilmente abituare alla wind FOMO, quindi alla necessità di fare kite. Sarai sempre lì a guardare il forecast e vedere se nei tuoi giorni liberi o nel weekend ci sarà vento per praticare kitesurf. Potresti anche incazzarti parecchio se prenoti una vacanza kitesurf e dopo arrivi allo spot e non c'è vento. Cosa che può succedere. Il mondo sta cambiando, gli elementi e gli aspetti atmosferici stanno cambiando, quindi moltissime destinazioni di vento ora non sono più tantissimissimo ventose. Quindi il mio consiglio sarà in ogni caso chill e partire già e scegliere una destinazione di kite dove ci sono delle attività alternative, quindi in tantissimi spot, come spero di spiegarvi presto nelle mie guide spot che farò presto su questo canale. Ci sono un sacco di spot in Europa e nel mondo dove ci sono una miriade di attività alternative qualora il vento non apparisse. Apparisse si può dire in italiano. Vabbè. Scusate, ma il mio italiano ultimamente non ce la faccio. Aspetto negativo numero 3. Il kitesurf ci si mette un po' ad impararlo. Mi raccomando, sappiatelo già. Ma mai quanto il windsurf o il surf, devo dire. Sappiate che, come ho detto già in moltissimi altri miei video, il kitesurf è uno sport abbastanza challenging, un po' difficile da imparare, se vuoi un po' frustrante all'inizio, ma dopo vi darà davvero altrettanta gioia. Numero 4. Diventerai mega ossessionato dalle previsioni del vento. Basicamente, finché i vostri amici sono su Tinder, voi invece siete lì su Windy o Winguru a fare un check se per caso nei prossimi giorni ci sarà vento. Aspetto negativo numero 5, preparati a cadere, ovvero cadrai finché farai il corso, cadrai quando imparerai a fare salti e cose un po' più avanzate, bisogna saper cadere. Infatti, come ho già detto svariate volte, c'è sempre da usare un casco, un impact vest per evitare di farsi male o evitare infortuni. Quindi saper usare da subito le safeties è molto importante, perché col kitesurf è vero che ci si può fare anche davvero male. Aspetto negativo di imparare a fare kite numero 6. Il kitesurf è sempre in evoluzione, quindi non smetterai mai di imparare. Per me questo, ovviamente, come dissi anche nel mio video sugli aspetti positivi di iniziare a fare kite che vi metto qui, per me è un grande vantaggio. Però non per tutti. C'è una continua evoluzione e non ti annoierai mai. Motivo per non iniziare a fare kite numero 8, sarai sempre pieno di sabbia, ovvero se inizi ad andare a fare kite al mare, la tua macchina, lo zaino, la borsa saranno sempre pieni di sabbia. Se invece lo fai al lago, un po' meno. Aspetto negativo di fare kite numero 9. Se sei donna, il kitesurf non è propriamente uno sport da fare in bikini. Malgrado le foto che vedi, l'ideale di donna in bikini che fa kitesurf, in realtà
diciamo la verità, fare kite in bikini non è bello, cioè è bello per chi ti vede, semmai, ma è super scomodo per chi lo fa, ovvero io ci ho provato svariate volte, ma alla fine finisci sempre con tette e culo al vento e non va nemmeno bene. Quindi sempre shorty o muta. Ci sono alcuni costumi molto resistenti, ma non sono tantissimi nel mercato. Qualcuno lo linko in basso. Motivo per non iniziare a fare kitesurf numero 10. Preparati al fatto che se ne andranno molti soldi, quindi col corso, poi con l'attrezzatura e soprattutto poi con i viaggi. Sì, insomma, non è certo uno sport economico, come già dissi in questo video sulle 10 cose da sapere prima di iniziare a fare kitesurf. Preparatevi, sì, psicologicamente, ma in realtà sappiate che sono dei soldi super ben spesi. Svantaggio numero 11. Preparatevi perché socialmente magari potreste cambiare abitudini o circolo di amici ed anche compagno barra compagna. Sì, il vostro partner, se non è ingaggiato al kite o se proprio non gli piace l'idea, potrebbe mollarvi in realtà e vi potreste trovare quindi single, cosa che diciamo male non farebbe in realtà. Scherzo, però sappiate e preparatevi a questa possibilità. Il kitesurf potrebbe impattare nella vostra vita sociale. Motivo per non iniziare a fare kite numero 12. Sappiate che in estate spesso il kite è abbastanza bannato dalle spiagge italiane o europee per favorire l'accesso ovviamente ai bagnanti. Dovrete spesso uscire in zone riservate con canali nautici riservati a kitesurfer. I bagnanti hanno sempre la precedenza, in sintesi. Ultimissimo aspetto negativo nell'iniziare a fare kitesurf numero 13. Ma non meno importante di tutti i precedenti, sappiate che il kitesurf, come già avevo detto, crea dipendenza. Quindi se vi ingaggiate, la vostra vita cambierà inevitabilmente. In meglio comunque per me. Basicamente non ne potrei più fare a meno. E concludo dicendo che per me in realtà non ci sono aspetti negativi per iniziare a fare kitesurf. Questi aspetti o gli aspetti che avevo detto in questo video sono in ogni caso tutte motivazioni mega positive e quindi sarò sempre pro kitesurf. Dato che questo canale si chiama La Kitesurfista, inevitabilmente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e di questi aspetti. E se ne avete altri, vi prego di scriverli nei commenti. Spero che questo video vi sia stato in ogni caso utile per capire un po' il mondo del kite e che modo impatterà sulla vostra esistenza. Vi abbraccio tutti e vi mando un mega saluto da Tarifa. Forse, vabbè, il mio gattone qui, Veschi, e un sunset che forse già non c'è più. Vabbè, ciao ciao!